In questa lezione ti propongo alcuni esercizi per togliere la tensione dalla mano. Ciao, sono Leo Ravera. Spesso chi inizia a suonare il pianoforte ha problemi di tensione sulla mano e in particolar modo sul polso. Quando iniziamo a suonare il piano siamo molto assorbiti dalla lettura dello spartito, dobbiamo imparare a leggere le note sul pentagramma e dobbiamo imparare a coordinare le due mani. L'indipendenza delle mani è la grande fatica, la grande difficoltà del pianista in generale e in particolar modo di chi inizia a suonare. Per questo motivo tendiamo a trascurare il fatto fisico, il gesto tecnico, il modo in cui suoniamo. Quindi siamo tutti assorbiti dalla lettura degli esercizi, delle prime note, è un lavoro mentale anche impegnativo, faticoso, specie all'inizio, e la mano, il polso, a volte anche le spalle e il collo si irrigidiscono. Cosa significa tensione nel polso? Per suonare il pianoforte bisogna tenere questa articolazione totalmente sbloccata. Invece cosa succede spesso? Spesso suoniamo in questo modo, magari da sotto la tastiera, con la mano rigida sotto i tasti, così, oppure troppo dall'alto, sempre con il polso rigido, quindi suonando da sopra, mentre invece dobbiamo tenere una linea orizzontale, ecco, tra il polso e la mano, il dorso della mano e il braccio deve esserci una linea più o meno orizzontale. A volte capita anche di tenere la linea orizzontale ma col polso rigido, quindi suonare poi con le dita avendo bloccato la mano, il braccio, tutto come se fosse un pezzo unico, muovendo soltanto le dita. Quello che dobbiamo fare, che devi imparare a fare, è sciogliere questa articolazione e avere il polso sempre rilassato. Vediamo alcuni esercizi, essenzialmente ci limitiamo a 3 esercizi. Il primo è da fare senza usare la tastiera del pianoforte, quindi con le due mani metti una mano ferma, una finta tastiera, usiamo la mano sinistra, e prova a cadere e ad andare giù e poi su, appoggiando le dita, la punta delle dita, e poi continuando a scendere, articolando bene l'articolazione del polso. Quindi qua è tutto sbloccato, non ci deve essere nessun muscolo teso, la mano parte abbandonata. Appoggio le dita, scendo e salgo. Proviamo adesso a fare lo stesso esercizio, però passiamo alla tastiera. Quindi senza suonare parti con le dita appoggiate, un dito per tasto, quindi 5 dita su 5 tasti, e poi prova ad alzare la mano, a scendere, appoggiare le dita e assicurati che questo sia sbloccato, che non ci sia la mano rigida, il polso bloccato. Scendi, appoggi le dita, un dito per tasto e alzi. Aiutati con l'altra mano, cioè abbandona proprio la mano abbandonata inerte, la porti giù, sostenendo il peso con il braccio sinistro, e così ti abitui a sperimentare proprio dal di dentro, devi sentire la sensazione di una mano rilassata, di un polso sbloccato. Perdi qualche minuto nel fare questo esercizio, perché è importante farlo quando non abbiamo la preoccupazione di leggere delle note, di suonare un pezzo, proprio pensare alla sensazione fisica di rilassamento. Infine proviamo un terzo esercizio, questa volta suonando delle note. Usiamo un po' il peso della mano e andiamo a suonare la prima nota, suonerò Do. E poi alzo. Di nuovo, scendo e salgo. Tutto questo per assicurarmi che questa articolazione sia sbloccata. Quando suoniamo non è che dobbiamo fare su e giù inutilmente. Quando suoniamo siamo fermi, però stiamo fermi senza avere bloccato il polso. Proviamo adesso a fare lo stesso esercizio, però suonando 5 note in sequenza. Quindi mi aiuto sempre con la sinistra. E alzo. Ho suonato 5 note, Do, Re, Mi, Fa, Sol, e poi tornare indietro, Fa, Mi, Re, Do, tenendo bene il polso sbloccato e rilassato. Il prossimo passaggio chiaramente è quello di suonare un pezzo, un esercizio. Ecco, ti consiglio di prendere qualcosa di veramente facile. I primi esercizi di Beyer, dove suoni poche note, magari solo con 3 dita, qualcosa di veramente elementare in modo da poterti concentrare
sulla mano, sul polso, sulla sensazione fisica. Altrimenti se ti metti a suonare un pezzo un pochino più difficile, di nuovo la testa prende il sopravvento e di nuovo entriamo in quel vortice di difficoltà a decifrare la mano destra, a decifrare quello che suona la sinistra, la chiave di violino, la chiave di basso, e le mani si rigidiscono. Questa è la cosa che cerchiamo appunto di risolvere con questi pochi esercizi. Quindi quando hai suonato l'esercizio delle 5 note, prendi un pezzo facile e prova a suonarlo lentamente, in modo rilassato, in modo totalmente, non importa neanche andare a tempo, vai al massimo della lentezza, una nota per volta, pensando al polso, pensando che il polso sia totalmente sbloccato. Se ti va, fammi sapere com'è andata, lascia un commento al video. Per ora mi fermo qua, buon lavoro, in bocca al lupo. Ciao!